Immagina di vivere in Francia più di 600 anni fa. Il tuo paese è in guerra, è povero, diviso. E tu sei solo una ragazza di 17 anni, figlia di contadini. Quella ragazza si chiama Giovanna d'Arco. Giovanna nasce intorno al 1412 in un piccolo villaggio francese. Non sa leggere né scrivere. È una ragazza semplice, profondamente cristiana. Un giorno Giovanna inizia a dire una cosa incredibile. Afferma di sentire delle voci che lei crede vengano da Dio. Secondo Giovanna sono voci di santi che le affidano una missione precisa: liberare la Francia dagli inglesi e aiutare il legittimo re a salire al trono. Siamo nel periodo della guerra dei cent'anni, una lunga guerra tra Francia e Inghilterra. I francesi stanno perdendo, sono senza speranza, ma qui accade qualcosa di straordinario. Una ragazza contadina riesce a farsi ascoltare dai comandanti e arriva addirittura da Carlo VII. Molti non le credono, ma Giovanna parla con una convinzione fortissima. Dice di non agire per interesse personale, ma per obbedire a Dio. Il re decide di darle una possibilità. Giovanna indossa un'armatura, prende una bandiera e segue l'esercito francese. Non combatte come un soldato, ma incoraggia, guida, dà fiducia e soprattutto convince i soldati che Dio non li ha abbandonati e contro ogni previsione i francesi iniziano a vincere. La vittoria più importante è quella di Orléans, che cambia il corso della guerra. Per molti Giovanna è una liberatrice, quasi mandata dal cielo, ma per altri diventa una minaccia, perché è una giovane donna senza potere ufficiale, che dice di parlare a nome di Dio e che influenza l'esercito e il re. Alcuni nobili e comandanti iniziano a temerla e a invidiarla. Nel 1430, durante uno scontro militare, Giovanna viene catturata dai borgognoni, alleati degli inglesi. Viene così consegnata agli inglesi, che non vogliono solo eliminarla, vogliono screditarla. Se riescono a dimostrare che non è mandata da Dio, allora tutte le sue vittorie perdono valore. Per questo viene processata per eresia e stregoneria. Il processo è profondamente ingiusto. I giudici sono nemici politici, le domande sono a trabocchetto. Giovanna è sola, senza veri difensori. Ha solo 19 anni, ma risponde con intelligenza, con coraggio e con fede. Alla fine viene condannata. Nel 1431 viene bruciata viva sul rogo. Ma la sua storia non finisce lì. Anni dopo, quando la Francia ha vinto la guerra, la Chiesa decide di riaprire il processo. Vengono ascoltati nuovi testimoni, si analizzano gli atti e si scopre che il processo originale era stato manipolato. Nel 1456 Giovanna viene ufficialmente dichiarata innocente. Col passare del tempo la Chiesa riconosce qualcosa di ancora più profondo. Giovanna non ha mai agito per orgoglio o potere, ma per fede sincera, obbedendo a ciò che credeva fosse la volontà di Dio, fino ad accettare la morte senza rinnegarlo. Per questo motivo, nel 1920, Giovanna d'Arco viene proclamata santa. Oggi è ricordata come un'eroina della Francia, una santa della Chiesa, è l'esempio di una ragazza che ha avuto il coraggio di credere, di obbedire alla propria coscienza e di rimanere fedele alla sua fede.